Amici del canale Conoscere e Allevare le Api, siamo a un nuovo filmato per principianti, della serie per principianti, in cui spieghiamo le differenze che ci sono fra nido e melario. Il nido è questa parte più bassa di colore verde, questa è un'arnia dadant, quindi è un nido dadant. Qui sopra abbiamo questo elemento, il melario, che serve praticamente per stoccare il miele che dopo l'apicoltore toglierà dall'arnia. In italiano parliamo di nido e di melario. Gli inglesi chiamano il melario super, nel senso di parte che sta al di sopra. Per il buon apicoltore però questo super dovrebbe voler dire anche in più, in sovrabbondanza, nel senso che quel miele lì dovrebbe essere in eccesso rispetto a quello che è già contenuto nel nido per le api. Adesso non sarebbe stagione da avere a dimora i melari. Questo melario qui è stato lasciato qui a dimora solo ed esclusivamente per vedere se riusciamo a alimentare la famiglia con il suo miele, lasciando il miele nel melario. Su tutte le altre arnie i melari sono già stati tolti, qui lo abbiamo lasciato proprio solo come alimento per le api e per confrontare poi con altre famiglie come queste che abbiamo qui di fianco, famiglie in cui il melario è stato tolto e che quindi devono contare esclusivamente sul miele che hanno all'interno del nido. Normalmente questo melario viene tolto dall'apicoltore nel mese di luglio, viene smielato e l'apicoltore si tiene il miele. In questo caso invece l'abbiamo lasciato proprio sull'alveare destinato alle api. Qui abbiamo del miele opercolato, cioè chiuso con un leggero strato di cera che serve per una migliore conservazione, mentre sui bordi qui abbiamo invece del miele non opercolato, quindi lo vedete luccicare nelle celle, quindi non chiuso. Naturalmente la conservazione migliore è quella del miele opercolato, perché oltre a essere mantenuto alla giusta temperatura è anche non è esposto alla luce e quindi la cella ermeticamente chiusa. Sono le condizioni, diciamo, di conservazione ideali per il miele. Qui vedete ancora un altro favo con miele opercolato, con delle api. Naturalmente le api salgono su per alimentarsi perché abbiamo lasciato il melario a dimora e in un periodo in cui normalmente il melario sulle arnie non c'è più. Quindi ne approfittiamo per fare questo filmato in cui parliamo di nido e di melario, proprio perché lo abbiamo ancora a disposizione. Adesso lo chiudo e vado a togliere questo melario, lo metterò qua sotto e andiamo invece a vedere che cosa c'è nel nido. Abbiamo visto nel melario praticamente ci sono solo api e miele, e vedremo che invece nel nido abbiamo tutta una serie di elementi anche diversi rispetto a quello che c'è nel melario. Ecco, qui vedete un primo elemento particolare, che è questo qui bianco. Questo è un escludiregina, quindi è un elemento che ci consente
di obbligare la regina a rimanere qui sotto dentro al nido. Questo elemento qui, l'escludiregina, funziona come un filtro. Le api riescono a passare, a salire e anche a scendere, quindi tranquillamente si muovono dal nido al melario e dal melario al nido, perché passano attraverso queste feritoie qui. Invece la regina e i fuchi hanno un addome più grosso e non riescono a passare attraverso queste feritoie. E questo fa sì che la regina e i fuchi rimangano relegati nella parte bassa, cioè nel nido. Naturalmente il fatto che la regina resti sotto ci garantisce al 100% che la covata sarà sotto, perché la regina è l'unico individuo fertile dell'alveare, quindi non potendo salire su, la covata rimane per forza nel nido e siamo sicuri che il melario non potrà contenere della covata. Questo dà anche delle garanzie di qualità del miele, perché è preferibile che il miele non venga stoccato in favi in cui c'è stata anche della covata, quindi qualitativamente e da un punto di vista organolettico il miele presente nel melario a quel punto non assume l'odore della covata. Qui abbiamo invece il nido. Naturalmente qui sono rappresentate tutte e tre le caste. Qui abbiamo operaie, abbiamo regina e abbiamo fuchi, mentre nel melario è rappresentata solo una casta, cioè quella delle api operaie, e questa è la prima grossa differenza dovuta all'azione dell'escludiregina di cui si parlava prima. Questa struttura mantiene anche un certo ordine all'interno della famiglia, nel senso che abbiamo parti destinate alla covata e anche al miele, e abbiamo delle parti come il melario che invece è destinato esclusivamente allo stoccaggio del miele. Adesso andiamo a vedere rapidamente la struttura, mi recupero un attimo la mia pinza, andiamo a vedere un attimo la struttura del nido, come si presenta normalmente un nido d'Adant quando noi andiamo ad aprirlo. Diamo qui un'occhiata. Parto da un favo del tutto laterale e vedete, questo è un favo un po' rovinato che qui si era rotto probabilmente, un favo destinato alle scorte, perché qui abbiamo del miele opercolato. Normalmente i favi più laterali sono destinati alle scorte, quindi al miele e al polline, e i favi più centrali alla covata. Qui ancora abbiamo questa volta un bel favo nuovo di miele opercolato, quindi chiuso da questo leggero strato di cera, presidiato da un po' di api. Naturalmente, man mano che andiamo verso il centro, dove c'è la covata e dove c'è la regina, troveremo dei favi sempre più popolati da api e magari dei favi che hanno anche poi a un certo punto della covata. Qui vedete ancora un favo di scorte, però decisamente più presidiato da api, e probabilmente adesso, andando verso il centro, cominceremo a trovare della covata. Questo ordine dei favi è un ordine che va mantenuto perché ha un suo senso. Vedete, qui cominciamo ad arrivare nella zona della covata. Qui abbiamo della covata opercolata e sui bordi di quella covata opercolata
sono ben visibili delle larve bianche di covata più fresca, più decisamente più giovane. Nella struttura del nido il favo di covata si trova sempre in una zona più centrale, che è la zona più calda. Ancora qui vedete, anche su questa faccia qui abbiamo ancora della covata, covata opercolata e covata fresca, cioè covata aperta. Abbiamo un aumento della quantità di operaie. Poi questa struttura alla fine si ripete, perché dopo la covata di nuovo dalla parte opposta di là andremo a trovare di nuovo del miele, del polline, delle scorte. Qui ancora un favo completamente di covata, però questa volta prevalentemente di covata fresca, aperta. Qui prevale la covata aperta. Qui abbiamo la regina marcata di verde, è un ibrido fra ligustica e carnica, un po' più vicino alla carnica rispetto alla ligustica. Vedete un addome un po' più grande di quello delle api, che impedisce alla regina di passare attraverso le fessure dell'escludiregina e salire al di sopra nel melario. Avete visto che il melario l'abbiamo aperto, abbiamo guardato dei favi anche centrali, però covata non ce n'era, perché la regina, che adesso è qui, è obbligata comunque a rimanere nella parte sotto, nel nido, e quindi nel nido rimane anche tutta quanta la covata. Qui poi abbiamo di nuovo un altro favo di covata. Adesso vado un po' più rapido perché tendono un pochino a saccheggiare e quindi è opportuno accelerare la visita. Quindi un altro favo ancora di covata opercolata, vedete su entrambe le facce. In realtà, se io adesso proseguo ancora verso sinistra, probabilmente o trovo un altro favo di covata e poi scorte, o trovo direttamente scorte. Vediamo cosa mi aspetta. Qui ho un favo di scorte e nella parte più centrale c'è pochissima covata in questa zona qui, ma è un favo prevalentemente ormai di scorte, e quelli che seguono andando verso sinistra sono di nuovo tutti dei favi di miele e di polline che servono come riserva. Vedete qui ancora miele un'altra volta. Se vado più a sinistra, ancora una volta miele, è un bel quantitativo di miele. Quindi miele e polline sui lati, covata al centro. Adesso rimetto tutto com'era, perché è sempre una buona regola quella di mantenere l'ordine all'interno del nido, l'ordine dei favi che le api si sono date. Quindi vado a riposizionare tutto e andrò a rimettere il primo favo che ho tolto esattamente nella posizione in cui era. Ecco fatto, faccio così, chiudo un po' rapidamente perché vedete cominciano a tendere al saccheggio, perché la stagione è ormai quella lì. Quindi rimetto l'escludiregina che mi separa nido da melario, riposiziono bene il melario al suo posto, guardando bene che non resti sollevato sopra sopra gli angolari. Qui a questo punto richiudo così abbiamo visto un po' quella che è la struttura dentro al nido. Naturalmente questa struttura ha un suo senso, ha un suo significato, perché le api cercano di mantenere la covata nella parte centrale, che è più calda, e le scorte a lati a proteggere la covata.
Questo assetto va mantenuto, quindi van mantenute le scorte laterali e la covata al centro, perché dove c'è la covata le api devono riuscire a mantenere 33 gradi di temperatura e riescono a farlo bene, se meglio, se la covata è compattata nella parte più centrale. Naturalmente, lo avete visto in questa visita, siccome normalmente a questa stagione il melario non è a dimora, non c'è, è necessario che il nido contenga un quantitativo di scorte adeguato perché le api possano affrontare sia il periodo autunnale sia il periodo invernale, e normalmente si parla di almeno una 10-15 kg di miele che devono essere presenti dentro al nido per garantire la sopravvivenza di una colonia di api in una zona a clima un po' freddo, in cui durante l'inverno le api non riescono più a raccogliere. Bene, questo è tutto, un saluto e alla prossima.